Cari amici del Pirata, sono le 7 del mattino e siamo in avventura stamattina. Guardate la frana, ve l'avevo già fatta vedere, guardate che frana che è successa qua. E allora, cara ciurma del Pirata, siamo nella Valle dei Mulini, dove ci sono i mulini. Quel ruscello che avete visto una volta era molto più copioso, e questi che vedete adesso, poi ne vedremo uno con la ruota, erano proprio dei mulini che macinavano non solo la farina, ma qua si macinava anche l'olivo, quindi dei frantoi. Abbiamo un amico che ci spia, eccolo lì. E lì abbiamo una Madonnina, la Pietà. Ciao Meo! Ma di quello che vi dicevo, ecco qua, a conferma appunto di quello che vi dicevo, una delle ultime ruote di mulino ancora che ci sono. Ecco lei. E questi erano i mulini. Ecco perché questa valle si chiama la Valle dei Mulini. Cara ciurma, ecco il Pirata, un pochino più riposato, un pochino più acciaccato, ma eccoci qua, sempre in groppa, o meglio sempre col vento in poppa, così per meglio dire. E adesso andiamo giù verso Garda, siamo in collina. Questi giorni, vedete, quella è la Rocca, io abito dalla parte di là di quella collina, tanto perché vediate qui erano stati fatti appunto dei lavori, perché anche qua è stata una zona inondata, alluvionata. Vedete che come è stato allargato il torrente, solo che poi vedete l'incuria sta crescendo dentro di tutto, quindi anche qua succedesse di nuovo, guardate, il letto del torrente è pieno di verde. Guardate che meraviglia di panorama. Ed ecco qua, cara ciurma, stiamo scendendo verso il mare, magari verso il lago, che comunque è molto bello. Non so se l'ho già detto, ma i tedeschi lo chiamano il nostro mare, proprio perché loro i più vicini sono a 2 ore e mezza di macchina e sono qua direttamente sul lago di Garda. Ovviamente non qua che siamo a metà lago, ma al nord, dove sono più vicini. Guardate che spettacolo, anche questa mattina il nostro lago ci offre sempre uno scorcio meraviglioso. Questa mattina abbiamo una specie di mercatino dei fiori che non è ancora aperto, ma intanto che ci sono i fiori noi li guardiamo, cara ciurma. Guardate che meraviglia. Certo che la natura veramente ha colori, forme. Dopo sicuramente ci saranno anche dei fiori ibridati, ma la maggior parte sono naturali. Ecco un pochino di erbe aromatiche invece. La menta banana, questa non l'avevo mai sentita. La menta cioccolata sì. E in effetti io la menta cioccolata noi l'avevamo una volta in giardino e devo dire che ha un retrogusto proprio cioccolatoso,
Non so come riescano a ottenere queste cose, però ovviamente non è menta naturale, insomma è stata incrociata con qualcosa per dare questo retrogusto poi un po' di menta e cioccolata. Avete presente gli After Eight? Ecco, una cosa del genere. È un po' prestino, sono le 7:36 del mattino, ma noi, perché adesso c'era poco traffico, c'è anche una temperatura mite, perché ragazzi adesso il sole spinge, e mettersi in macchina quando è un piccolo forno non è molto piacevole, è faticoso. Allora per fare un giretto da diporto, qua ovviamente quando parli passano le moto, le macchine eccetera, per fare un giretto da diporto lo si fa quando si sta bene. Qua vediamo un po' di limoni, anche qualche olivo. Chi di voi mi segue mi deve dire che pianta è questa qua, che tipo di pianta è. Vediamo se c'è scritto. Non c'è scritto assolutamente niente e non c'è neanche l'omino per chiedere che pianta è questa. Chi la riconosce me lo scriva nei commenti qua sotto e mi dica che tipo di pianta è, perché veramente complimenti. Del piccante c'è anche l'habanero, poi basilico italiano, vabbè, insomma quello più classico, ma insomma ci sono un po' di piante, anche qualcuna particolare che non avevo mai visto. Un po' di rose, qua c'è tutta una serie di rose. Se sentite il rumore fate fatica a sentire la voce, perché qui c'è il lago e qui c'è la strada principale, perché qua una volta si passava col carretto e basta, per cui è tutto attaccato, perché subito dietro c'è il monte e quindi la strada scorre proprio attaccata lungo lago, e quindi anche passeggiare in certi punti si è proprio collegati all'arteria principale di trasporto. Vedete qua la villa degli Albertini, dove è stato anche il re d'Italia, e noi piano piano ci spostiamo un po' più qua, dove la statale si allontana un po', che così possiamo anche parlare meglio. Felci e oleandri nascono praticamente sui muri del lago. Guardate qua, ci vengono a salutare un po' di anatroccoli con la loro mamma. Che mattina fortunata, guardate questi piccolini come si arrancano nell'acqua, guardate, arrancano, sono velocissimi, guardate che spie. Che meraviglia, guardate ciurma cosa vi fa vedere la mattina il pirata, la mattina presto. Certo che ne ha un sacco questa mamma, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 o 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anatroccoli, va. Chissà come fa a tenerli tutti sotto. No, ce n'erano altri due nascosti, 13, ma quanti ne ha fatti? Veramente una meraviglia. E là abbiamo la nostra collina. Vi ricordate come era distante prima, adesso un po' più vicina? Io sono sempre al di là di quella collina lì. Casa mia è là in fondo, là, oltre. Ciao mamma la troccola! Pianta di cui io vi parlo spesso, che ho a casa, poi ve la faccio anche vedere. Una volta ne avevo molta, che è la stevia, eccola qua. E la stevia ha un sapore di zucchero di canna quasi, un leggero retrogusto a volte di liquirizia, ma a secondo del tipo, perché ci sono 2 o 3 tipi diversi di stevia, e può essere usata secca o anche così, come dolcificante al posto dello zucchero. Ha 0 calorie e può essere utilizzata per esempio per chi ha il diabete. Poi abbiamo il piretro. Il piretro scaccia le zanzare, le mosche, insomma, anche quello, se lo mettete magari sul davanzale o sul balcone, può aiutare un pochino a mitigare le zanzare che adesso ci tormenteranno per tutto il periodo estivo e anche oltre, visto che l'anno scorso fino a novembre abbiamo avuto zanzare. Ma annusando le dita, perché ho toccato la menta di Colonia. Non sapevo neanche che esistesse, sa proprio profumo di colonia.
Allora, guardiamo questa pianta qua, novità, tollerante al caldo, resiste fino a meno 10 gradi, sempre verde, resiste alla siccità, resiste al salmastro. Che sarà una pianta di plastica? Abbiamo visto delle piante, io non sono un espertissimo di botanica, qualcosa mi arrangio col giardino, avete visto che ho fatto qualche video sul primo canale, poi li porterò tutti qua sul Pirata comunque. Ho visto delle piante che non sapevo neanche che esistessero. Molto interessanti. La menta cioccolata sì, l'ho anche avuta, e poi quando abbiamo rimesso a posto un po' il giardino così è andata persa, ma sicuramente la riacquisterò. A volte si può fare la tisana, si possono mettere quando si cucina, e possono dare i sapori dei gusti naturali senza spezie. E è venuta anche l'illuminazione. Il titolo del vlog di oggi è Piante, fiori, gioie e dolori. Bella, no? Ora ecco qua la sciora bianca, una dei barconi caratteristiche del lago. Ce ne sono 3, la sciora Veronica che è spostata più a nord e il San Nicolò che è a Bardolino. Sono 3 barche caratteristiche che venivano utilizzate una volta per portare il carbone e altre merci da una sponda all'altra del lago, diciamo così, fino agli anni 50-60, poi entrate in disuso e poi ripristinate negli ultimi 20 anni o 30 anni diventando barche turistiche. Vengono utilizzate per fare compleanni sul lago, per fare piccole gite giornaliere, giro del lago, queste cose qua.